Attualmente siamo un po' tranquilli, fra virgolette, a Puerto Madryn abbiamo già visto i meravigliosi pinguini, si può dire, non lo so, e quindi possiamo dedicarci al famoso video in cui parleremo di come organizzare un viaggio in giro per il mondo. Questo sarà il video di Elena, per cui io sarò qui a sorridere così e annuire. No, in realtà sarà il video di entrambi. Però sì, sicuramente mi sono dedicata molto a questa parte perché sono una grande amante dell'organizzazione di qualsiasi cosa e quindi anche dell'organizzazione di questa grande avventura in giro per il mondo. Innanzitutto, se non sapete chi siamo, cosa abbiamo fatto, perché abbiamo deciso di lasciare tutto e partire, come abbiamo superato le nostre paure, eccetera, qui lasciamo i link in descrizione dei precedenti 2 video in cui raccontiamo tutto, la nostra storia, il perché, eccetera. Comunque, per iniziare, diciamo che l'organizzazione è divisa in 2 parti principali. La prima è come chiudere tutto ciò che è aperto in quella che noi chiamavamo casa. E poi invece come organizzare il viaggio vero e proprio. Mirko, numero 1 dell'organizzazione della casa. Dare le dimissioni con il lavoro, quindi prima di partire io ho dovuto avevo l'avviso di un mese. Per noi ogni volta fare un video è un insieme fortuito di elementi. Comunque noi siamo 2 ma di 3. Cioè Rebecca, come sempre in questo momento, non so per quanto tempo, sta giocando nell'altra stanza e quindi tantissime volte bisogna tagliare, rimodellare il video perché lei viene e ci dice che è saltato via il cerotto. Allora, le dimissioni stavi dicendo. Esatto, primo capitolo, le dimissioni. Io avevo un preavviso di un mese, per cui abbiamo fatto i nostri calcoli. In realtà non siamo arrivati proprio un mese prima della partenza, ma ci siamo tenuti una decina di giorni, una settimana per sistemare le ultime cose, e per cui calcolando questo tempo abbiamo dato le dimissioni, ho dato le dimissioni. Dopodiché c'è il discorso delle utenze. Se si ha una casa in cui propria, ma penso anche in affitto, sia necessario appunto chiudere le utenze di casa, che sia l'elettricità, l'acqua, il gas, qualsiasi cosa. Anche in questo caso c'è una tempistica. Terza cosa? Visto che hai parlato di affitto, anche i contratti per l'affitto prevedono delle scadenze, per cui se avete intenzione di fare una cosa come la nostra, state molto attenti anche alle date. Poi ovviamente tutto dipende cosa intendete fare dopo questo viaggio, perché se la scelta come la nostra è quella di un salto nel vuoto, ok, chiudere tutto, altrimenti bisogna anche fare i calcoli della durata del viaggio, come fare con le utenze, come fare con l'affitto e tutto il resto, perché a questo punto si collega al terzo punto, che è cosa fare di tutto quello che avete in casa, per cui mobilio, vestiti, elettrodomestici, piccoli e grandi, libri, manufatti antichi, manufatti nuovi, chincaglierie, conchiglie, i souvenir del mare e tutte queste cose qua. Esatto. Noi abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere sulle varie piattaforme di vendita, come Subito, come Vinted, e tra l'altro qualcosa abbiamo ancora lì in pendenza. Se dovete fare dei regali e volete fare qualcosa di sostenibile, ci sono i nostri link sempre in descrizione. Una cosa importante, la vendita anche delle macchine. Noi avevamo 2 macchine molto vecchie e alla fine non sapevamo che farne. Spoiler, siamo riusciti alla fine a venderle. Ottimo. Ok, quindi qua si chiude la parte in cui si parla della casa e quindi di tutto quello che si lascia a casa. Poi c'è il grandissimo ed enorme argomento dell'organizzazione viaggio. Io in realtà già 2 anni prima della partenza avevo quest'idea, già non so quando ero nata forse avevo quest'idea. Comunque 2 anni che leggevo libri di chi aveva già fatto questa scelta prima di noi, leggevo blog di viaggiatori e quindi in realtà dentro di me, nella mia testa, c'erano già tutte le cose che bisognava fare prima di partire. Ma insomma, tu puoi anche non preoccuparti perché c'è il nostro meraviglioso blog di viaggi che linkiamo qua con tutto quello che c'è da sapere per partire.
E poi c'è questo meraviglioso video, ovviamente, tutto molto meraviglioso, incredibilmente meraviglioso. Quindi, la prima cosa che abbiamo fatto è stata la scelta del paese. Era molto importante scegliere il paese perché volevamo comprare quel biglietto di sola andata, perché in questo modo non avremmo più potuto tornare indietro. Avremmo pagato quel biglietto, che comunque era un biglietto low cost. Credo che per arrivare nella nostra prima meta abbiamo speso una cosa come 80 euro a testa. Rebecca anche doveva pagare perché il volo è gratuito solo per i bimbi fino a 2 anni di età e lei invece ne aveva già appunto 2 anni e mezzo. La seconda cosa che abbiamo fatto. Devo leggere la lista di Elena perché La lista di Elena in realtà è un po' triste, quindi non la facciamo vedere benissimo. Perché questo però è il un riassunto, riassunto sì. delle liste. La seconda è stato capire in che modo volessimo viaggiare per il mondo, per cui di tutte le possibili opzioni, con il van, con la barca a vela, con la Vespa, con la bicicletta, a piedi, con lo zaino, con la valigia, con una borsa, abbiamo dovuto scegliere quella che sarebbe stata la modalità che ci avrebbe accompagnato e che avrebbe reso il nostro viaggio un po' più facile. Per cui abbiamo optato per diventare dei backpacker, che per chi non lo sapesse, il backpack è lo zaino per gli inglesi e essere un backpacker vuol dire viaggiare con lo zaino in spalla. Qui in Spagna si dice essere un mochilero, perché la mochilla è lo zaino, per cui o è backpacking o essere un mochilero o viaggiare con lo zaino in spalla. Questa è la nostra modalità di viaggio per adesso. Esatto, avevamo in realtà preso in considerazione anche la van life e anche in questo caso un altro termine inglese per dire semplicemente la possibilità di camperizzare, quindi un furgoncino piuttosto che invece di avere un camper proprio già fatto e pronto e viaggiare per il mondo su 4 ruote, anche una macchina ovviamente. Ma per noi in quel momento era qualcosa che non ci dava la piena libertà. Volevamo essere assolutamente svincolati da ogni cosa per anche poter tornare indietro. Ci eravamo dati 6 mesi per capire se effettivamente quella poteva essere la vita per noi. 6 mesi perché? Ma l'avevamo definito noi, pensando che 6 mesi fosse il tempo minimo per potersi abituare a qualcosa di così grande e diverso, uscire dalla propria area di comfort, viaggiare in un modo in cui non avevamo mai viaggiato, perché noi era la prima volta che viaggiavamo con uno zaino, con Rebecca ovviamente, e con un budget ridotto, così, perché di solito sì, sicuramente non è che andavamo nell'Hilton, però non c'era mai capitato di andare per esempio negli ostelli. In Italia andavamo o nelle pensioni oppure in un hotel normalissimo, no? Quindi era tutto nuovo per noi. La van life non era da considerare per questo motivo. Dopodiché, allora, è importante in questo caso dire che noi siamo partiti per questo viaggio e non avendo 2 lavori che era possibile fare online, saremmo partiti con quei risparmi che noi avevamo idea di tenere per un futuro. Per noi quel futuro era arrivato, quindi partivamo con i nostri risparmi. Come fare per partire con i propri risparmi? Darsi un budget di viaggio, sapere qual è l'ammontare dei soldi che hai e con quel budget di viaggio vivere. Il budget di viaggio è un argomentone, sicuramente faremo un video dedicato in cui spiegheremo proprio qual è il budget con cui viaggiamo ogni mese e per ogni spesa, che sia alloggio, trasporto, che sia la scheda SIM, la farmacia, se abbiamo bisogno di comprare qualcosa di vestiario perché si rompe o altro, abbiamo una spesa mensile che non superiamo. Noi siamo in viaggio attualmente da 2 anni e in 2 anni di viaggio siamo rimasti nel budget, anzi abbiamo speso meno rispetto a quello che avevamo preventivato. Mirko, a te la parola. Leggo assicurazione viaggio perché allora dal punto di vista
medico, assistenziale, dal punto di vista organizzativo, preventivo. Noi non siamo mai partiti per un viaggio, ovviamente in Europa non ne avevamo bisogno, ma comunque all'estero, senza stipulare un'assicurazione. Questo non per essere scaramantici, ma perché ci si mette mezzo secondo a cadere o a farsi male, a rovinarsi la vacanza, e non essendo la nostra una vacanza da poco, bensì un viaggio in cui saremmo andati magari fino in capo al mondo, abbiamo preferito optare per qualcosa di affidabile, di utile, di facile da gestire, e per cui abbiamo lavorato tanto, soprattutto lei, nel individuare quelle che fossero le migliori assicurazioni viaggio in commercio in quel momento. Abbiamo pubblicato anche un articolo a riguardo, e lo lasceremo sempre linkato, e tra queste abbiamo scelto la nostra assicurazione medica. Qual è? Safety Wings. È un'assicurazione medica americana, ma anche in questo caso faremo un video a parte per spiegare proprio l'assicurazione che abbiamo scelto e anche le altre assicurazioni che ci sono attualmente in commercio e che abbiamo valutato minuziosamente. Sono andata a leggermi per credo una settimana intera, non ce la facevo più, tutte le non solo i siti delle assicurazioni viaggio in cui si dice il massimale, per esempio delle spese mediche, piuttosto che della responsabilità civile e tutte queste cose, ma anche proprio tutti i fogli illustrativi delle varie assicurazioni viaggio, per capire quale faceva al caso nostro in base a quello che effettivamente noi avevamo bisogno, perché ogni persona ha delle necessità diverse in base al luogo che andrà a visitare, quante persone si è, per esempio noi siamo in 3, eccetera eccetera. Quello che intendeva dire Elena: noi siamo in 3 e la nostra assicurazione prevede il pagamento solo di 2 polizze, perché Rebecca è gratuita. Anche Esatto. Questa è una cosa che abbiamo scoperto spulciando. Alcune polizze mettono questa offerta tra virgolette, altre polizze fanno uno sconto inferiore o differente, per cui noi abbiamo guadagnato, ci siamo portati a casa 3 polizze pagandone solamente 2, per cui questo è anche uno degli aspetti che ci piaceva di più della nostra polizza. Comunque metteremo il link proprio anche solo della polizza, quindi se volete stipularla potete cliccare lì e il link è diretto. Le carte per viaggiare, quindi stiamo parlando di carte di debito, carte di credito o carte ricaricabili, sono una parte importantissima per viaggiare, perché quando si viaggia in Italia non c'è problema, quando si viaggia in Europa, anche in questo caso molte carte delle banche italiane permettono il prelievo ai bancomat, chiamati ATM, senza pagare commissioni. Non c'è il cambio valuta, perché ovviamente in Europa è sempre l'euro, quindi non ci sono spese di genere, si può pagare in un ristorante piuttosto che in un negozio senza avere commissioni. Quando si va all'estero, in un paese che ha una moneta diversa rispetto alla tua, quindi all'euro, e ovviamente ogni cosa è diversa, ci sono delle spese e delle commissioni proprie per il prelievo all'ATM Bancomat, per il pagamento nei vari negozi, ristoranti e qualsiasi altro negozio, e la commissione sul cambio valuta. Quindi anche in questo caso siamo andati a spulciarci tutte le carte di credito in commercio delle nostre banche italiane, che non abbiamo utilizzato perché non avevano delle buone condizioni, e anche proprio internazionali. È un argomentone, anche in questo caso faremo un video, ma abbiamo scritto un articolo di blog molto dettagliato con tutte le carte e le 5 migliori carte che per noi sono utilissime per viaggiare. Queste sono quelle che noi utilizziamo ogni giorno in viaggio senza pagare commissioni. Perché tutto questo, ogni piccola briciolina che noi riusciamo a salvare, ci aiuta a non intaccare il nostro budget, perché anche questo è un segreto dei viaggi low cost. Quando si dice ma sì, 50 centesimi, 20 centesimi, €1, e 1, 2, 3, 4, dopo 2 anni si capisce che tutti questi centesimi fanno qualcosa che ti permette di stare in viaggio anche
un giorno in più, 2 giorni in più, 3 giorni in più, o di prendere quell'aereo che altrimenti non avresti potuto prendere per via del costo. Esatto. Poi c'è lo zaino, non so chi toccava in questo caso, a me Mirko, Dovrebbe ma... toccare a me perché tu hai fatto le carte. Questione zaino Prego. è abbastanza semplice, nel senso che avendo scelto come modalità di viaggio il backpacking, per cui l'essere viaggiatori zaino in spalla, e non avendo uno zaino che si sposasse alla nostra idea di viaggio, siamo dovuti andare a comprarlo, per cui abbiamo valutato le diverse caratteristiche, abbiamo valutato i costi, abbiamo valutato anche le recensioni di altre persone che avevano usato prima di noi e abbiamo comprato i 2 zaini grandi che poi sono diventati uno solo, perché abbiamo ridotto ulteriormente il carico dei vestiti che ci portavamo dietro, e invece per quanto riguarda gli zaini piccoli abbiamo riutilizzato quelli che avevamo a casa. L'unico zaino nuovo, oltre a quelli grandi, però la new entry, è quello di Rebecca, che è stato cambiato recentemente a causa delle esigenze della principessa. Sì, allora, per chi non lo sapesse, abbiamo uno zaino grande, quindi stiamo parlando di uno zaino da 70 litri che porta in questo caso Rebecca e ovviamente Mirko e quindi abbiamo lo zaino grande, poi Mirko ha uno zaino più piccolo che porta davanti ed era uno zaino che aveva già a casa. Io invece ho uno zaino e lo zaino contiene tutta la parte elettronica e Rebecca ha il suo zaino che è trainabile, l'unico zaino dei 4 che è trainabile, è rosa. E agli unicorni. No, a No, Minnie. a Minnie stavolta. Era quello di prima che aveva gli unicorni. Ai brillantini, io vedo solo delle cose brillantinose che Sì, si muovono, per si cui... muovono molto. In questo zaino ci sono i suoi giochi. Anche questo argomentone, dopo appunto 2 anni, dopo un anno di viaggio abbiamo ridotto il nostro zaino, non quello di Rebecca, comunque abbiamo ridotto il nostro zaino e l'esperienza ci dice che il minimalismo è sempre la cosa migliore e quindi faremo un video dedicato in cui vi facciamo vedere proprio tutto quello che abbiamo nello zaino, Adesso. negli zaini adesso, che secondo noi è la parte diciamo minimale ma utile da avere per partire qualsiasi clima, qualsiasi paese, qualsiasi momento dell'anno. Arriviamo alla scheda paese, questa è la mia preferita. Sì. Vuoi dirla tu? No, la gente normale si diverte andando a giocare in giro, incontrando gli amici, e Elena si diverte a Andando a fare... giocare in giro? Sì, andare al parco giochi, volevo dire, perché mi diverto con Rebecca. Rebecca Ah. si diverte, io leggo e tutti sono felici, ma tu invece no. Ti Io piace faccio stare... le schede paese. Allora, cos'è questa scheda paese? In realtà non è obbligatoria, ovviamente, ma è una cosa che noi facciamo sempre. Con noi intendo io. No, no, guarda, io l'ho fatta una volta. L'hai fatta? Poi tu l'hai rifatta, però io l'ho fatta una volta. Ok, comunque, che io faccio volentieri. Ed è tutto ciò che è importante sapere prima di entrare in un determinato paese. Quindi, come entrare nel paese, proprio materialmente, come entreremo? Entreremo via terra, con quale mezzo di trasporto? Ci sono dei bus che passano la frontiera, ci sono dei treni, tuk tuk, qualsiasi cosa ci sia in quel determinato paese. Dopodiché, quali documenti vengono richiesti? Principalmente il passaporto e poi il visto. Il visto va richiesto prima, va richiesto invece, può essere apposto direttamente dal funzionario di frontiera e quanto tempo dura. In base a questo ovviamente poi noi faremo le opportune valutazioni su quanto tempo possiamo rimanere nel paese, se è possibile rinnovare il visto e per quanto tempo. Le vaccinazioni che sono richieste, pochissimi paesi hanno delle vaccinazioni obbligatorie, però comunque se ci sono è necessario saperlo prima di entrare. Poi, quale itinerario di massima vorremmo seguire? Quindi tutti i luoghi che ci piacerebbe conoscere in quel determinato paese e poi l'itinerario va sempre modificandosi perché incontriamo qualcuno che ci dice dovreste andare a visitare questo particolare paese oppure no, l'altro è meglio che non lo visitate, è troppo turistico ma ce n'è uno migliore, eccetera eccetera. I soldi, quindi la parte importante è più utilizzata la moneta cartacea oppure è più utilizzata una carta particolare, i bancomat
dove non ci sono commissioni di prelievo, perché prima abbiamo parlato delle carte internazionali. C'è una commissione che non c'entra con la carta internazionale che uno ha, che purtroppo è necessario pagare in alcuni paesi se si ritira del denaro dall'ATM con una carta che non è del posto. Mi viene in mente il Messico. Il Messico è uno di quei paesi che, indipendentemente da quale ATM si trova, quindi che sia della banca X, Y o Z, comunque se si ha una carta internazionale, quindi di una carta di una banca che non è messicana, è necessario pagare una commissione. Di solito è fissa, quindi non importa l'importo che si va a prelevare, e è variabile, da 1 a 5 euro più o meno. Dopodiché metto i trasporti, quindi sempre nella scheda paese, i trasporti che in quel paese vengono utilizzati maggiormente, quali sono i più economici, come è possibile spostarsi all'interno di una città e come invece ci si sposta con più facilità tra una città e l'altra. Poi vado anche a informarmi ovviamente sul fatto che ci siano o non ci siano in quel determinato paese i siti, quindi se c'è un sito che mi dice tutti i bus, da dove partono, qual è il costo, qual è la durata, eccetera. Non in tutti i paesi ovviamente c'è. E infine Il cibo. lo guardo un attimo, dopo tu lo taglierai. Perché devo Gli tagliare? alloggi. Il cibo. Aspetta, gli alloggi, È importante. il cibo e vaccinazioni. Alloggi e cibo. Il cibo. Sì. La nostra filosofia di viaggio ci porta a conoscere veramente il paese che stiamo andando a visitare. Quindi noi ci spostiamo con i mezzi locali, dormiamo ospitati da famiglie locali oppure facendo volontariato e anche mangiamo cibo locale. Per noi è importante conoscere anche le specialità tipiche di quel luogo e quindi faccio prima una ricerca per capire in quel paese, in quella determinata regione di quel paese, quali sono i cibi che dobbiamo provare. Per noi è sempre una cosa meravigliosa e gioiosa mangiare. Dopodiché, oltre al cibo, l'ultima parte sono gli alloggi. Come abbiamo detto 2 secondi fa, noi principalmente utilizziamo delle app per trovare volontariato e per persone che ci ospitano, però quando invece siamo in un determinato luogo dove non riusciamo a trovare nulla, eccetera, facciamo delle ricerche su qual è l'app migliore e più economica da utilizzare in quel paese, oppure se è più conveniente andare direttamente in quel paese e prenotare l'alloggio in loco. Perfetto. Adesso tocca le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono un capitolo che si può dividere in 2 parti. La prima parte è le vaccinazioni da fare prima di partire e la seconda parte invece è la gestione delle vaccinazioni in viaggio. Per quanto riguarda le vaccinazioni della parte del pre-partenza, bisogna organizzarsi sempre a seconda ovviamente di quella che sarà la meta del viaggio. Noi non sapendo bene dove saremmo finiti con questo viaggio, abbiamo optato per la copertura maggiore possibile. In realtà abbiamo fatto 3 vaccinazioni che sono state la febbre gialla, l'epatite A e il tifo. La febbre gialla perché avevamo in mente di visitare delle zone come l'Africa e come alcune zone della foresta amazzonica in cui è indicata questo tipo di vaccinazione. Ti danno il tuo bellissimo librettino giallo che ti porti in giro per il mondo. È importante perché su tutti i siti, soprattutto noi viaggiamo utilizzando quello della Farnesina italiano, per farsi un'idea a 360 gradi anche dei rapporti che ha l'Italia con questo paese, sono indicate anche le vaccinazioni e sempre su tutti i paesi viene indicata la richiesta della vaccinazione contro la febbre gialla per tutte le persone che anche solo hanno transitato in un paese che è considerato a rischio, per cui è sempre meglio averla per noi che facciamo questo tipo di viaggio. Per te, prima di partire, è sempre meglio fare un salto dal medico e a tempo debito ovviamente per valutare se è necessario fare una vaccinazione oppure l'altra. Dove siamo andati a farle? Noi siamo andati al nostro centro vaccinale dell'ASL di appartenenza. Sono a pagamento perché sono vaccinazioni in elezione, per cui da fare per tua volontà, per un tuo piacere, per il viaggio, per cui non sono fornite dal sistema sanitario nazionale e noi, se non mi ricordo male, abbiamo speso circa 200 euro in 3. Esatto. E noi abbiamo scaricato dal nostro fascicolo sanitario elettronico
la nostra scheda vaccinazioni e l'abbiamo presentata soprattutto nei primi paesi che abbiamo visitato, perché siamo partiti quando il Covid era ancora bello vivo, e Israele, e la Palestina, la Thailandia, alcune compagnie aeree per farti utilizzare i loro servizi richiedevano una prova della vaccinazione, per cui io e Elena siamo vaccinati, Rebecca no perché era troppo piccola e per cui non poteva accedere alla vaccinazione, e gliel'abbiamo mostrata e non ci sono stati problemi. Allora, passiamo all'altro capitolo, che è quello dei documenti. È ancora tuo. Tocca ancora a me. Ok, questo foglio delle vaccinazioni, questa stampa che abbiamo fatto al fascicolo sanitario elettronico, è uno dei documenti che noi ci portiamo sempre in giro, insieme a ovviamente il passaporto, perché un conto è viaggiare in Europa, un conto è viaggiare fuori dall'Europa, per cui in Europa potrebbe essere sufficiente la carta d'identità e la tessera sanitaria, fuori dall'Europa invece devi munirti di documenti, di un po' più di documenti, per cui un passaporto con almeno 6 mesi di validità, perché alcuni paesi non ti fanno entrare, proprio non ti fanno superare la frontiera se il tuo passaporto ha una validità inferiore ai 6 mesi, la copia dell'assicurazione viaggio, una copia cartacea con il numero della polizza. Altri documenti: abbiamo la patente internazionale, che dopo vi spiegherà Elena, il libretto della febbre gialla e la patente normale. Alcuni paesi prevedono anche che venga stampato il visto, per cui non avere solo un visto in formato elettronico, ma avere anche un visto cartaceo, sempre meglio informarsi prima della partenza. Noi abbiamo preparato delle schede paese, quelle di cui parlava prima Elena, le trovate sul nostro sito con tutti i documenti necessari e anche tutta la parte burocratica spiegata nel dettaglio. Uno spasso. Esatto, allora, per i singoli documenti noi abbiamo una copia cartacea e una copia digitale. Ovviamente noi lasciamo sempre il passaporto lontano dalle fotocopie, proprio perché così almeno se ci dovesse essere qualche problema col passaporto abbiamo sempre le fotocopie in un altro luogo. Ultima parentesi per quanto riguarda l'ambito passaporto e i 6 mesi di validità residua. Allora, noi non siamo iscritti all'AIRE, che è il registro degli italiani residenti all'estero, perché non siamo fissi in un posto, per cui non abbiamo cambiato la residenza, abbiamo ancora la residenza in Italia. Però se dovessimo avere la necessità di rifare il passaporto è possibile andare all'ambasciata italiana, e è quello che faremo, penso, per Rebecca, perché i nostri hanno ancora diversi anni di validità. Quello di Rebecca, che invece dura solo 3 anni, sta per scadere. Quindi si può richiedere il rinnovo del passaporto 6 mesi prima della scadenza, anche all'estero. La validità invece del passaporto per gli adulti è di 10 anni, quindi per noi ci sono ancora tanti anni di viaggio. Patente internazionale. Come diceva Mirko, noi abbiamo richiesto anche una patente internazionale. Anche in questo caso non è obbligatorio. Noi avevamo un'idea di andare in Australia e probabilmente in un futuro anche negli Stati Uniti. In alcuni stati degli Stati Uniti viene richiesta la patente internazionale. È di 2 tipi. Una è Convenzione di Ginevra e dura 1 anno. Ha una validità di 1 anno, e l'altra è Convenzione di Vienna e ha una validità di 3 anni. Alcuni paesi permettono di avere quella della Convenzione di Ginevra, altri quella della Convenzione di Vienna. Noi abbiamo fatto quella della Convenzione di Vienna. Come farla? Semplicemente andando alla motorizzazione civile o tramite anche l'ACI. Noi abbiamo optato per la motorizzazione civile perché è più economico e più veloce. La motorizzazione della città in cui si ha residenza, si va con la patente cartacea e anche una copia della patente, bisogna compilare un modulo che dà direttamente la motorizzazione e ovviamente pagare. Noi ne abbiamo richiesta solo una per Mirko, proprio per risparmiare soldi. Abbiamo pagato all'incirca poco meno di 100 euro 2 anni fa. In questo momento noi ci troviamo in Argentina, abbiamo noleggiato una macchina per andare a trovare i pinguini amatissimi di Rebecca. Per farlo non è stato necessario presentare la patente internazionale, ma solo la nostra patente italiana. Abbiamo avuto la conferma della non necessità in questo posto
del documento internazionale perché siamo stati fermati dalla polizia, ha controllato i documenti e non ha detto assolutamente niente, per cui è sempre meglio informarsi prima anche per poter risparmiare qualcosa. Il discorso che facciamo prima, tutto quello che riusciamo a risparmiare poi lo possiamo investire da qualche altra parte. Cioè per viaggiare di più. E poi i primi alloggi. Quindi quando siamo partiti sapevamo che avremmo dovuto prenotare un alloggio o comunque sapere quale sarebbe stato il nostro primo alloggio. Non so se l'abbiamo mai detto, ma noi siamo partiti da Israele. Era una meta che desideravamo molto conoscere, quindi il nostro famoso biglietto di sola andata era per Tel Aviv. Noi siamo rimasti un mese a Gerusalemme e poi abbiamo proseguito col nostro viaggio nella Palestina, in Giordania, eccetera, ma comunque faremo dei video dedicati ad ogni singolo paese. Israele non è un paese economico e quindi dovevamo trovare il modo per poterlo visitare col nostro budget ridotto. Abbiamo trovato una comunità che ci ha dato la possibilità di rimanere con vitto e alloggio pagato facendo volontariato in cambio. Quindi noi ovviamente siamo in viaggio da 2 anni, non avremmo di certo potuto organizzare 2 anni di alloggi e in generale è sempre così, quando entriamo in un paese di solito organizziamo le prime 2 o 3 notti e dopodiché scegliamo invece i successivi alloggi man mano che andiamo avanti. E infine l'ultimo punto sono le applicazioni. Per fare tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso utilizziamo delle applicazioni. È un argomento estremamente vasto. Qua in realtà noi parliamo di applicazioni, sembra che ne abbiamo 100, in realtà siamo molto minimalisti pure sulle applicazioni. Sì, perché mi dà molta noia avere il telefono invaso da applicazioni. Anche a me. E di conseguenza anche in questo caso cerchiamo di essere il più minimalisti possibili. Ma faremo sicuramente un video in cui parleremo delle applicazioni che secondo noi è necessario avere quando si viaggia, soprattutto con un viaggio fai da te come il nostro. Allora, qui nella descrizione metteremo tutti i link ai nostri articoli, delle assicurazioni, delle carte, alcuni itinerari paesi che abbiamo già preparato e che ci sono sul nostro sito. Comunque trovate tutto in descrizione. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e schiacciate sulla campanella per non perdervi tutte le novità e i prossimi video. Se invece avete delle domande da porci potete scriverle nei commenti e poi faremo anche un video dedicato a tutte le domande che raccogliamo. Quindi alla prossima, ciao! Grazie!